Ciao a tutti! Nel video di oggi vorrei rispondere ad una domanda che molte persone che studiano italiano potrebbero farsi e che è: si può davvero imparare una lingua con italki? Iniziamo dall'inizio. Che cos'è italki? Per coloro che non lo conoscono, italki è una piattaforma online dove studenti e insegnanti di varie lingue si possono incontrare. È un po' come un sito di incontri per imparare lingue. Io ho scoperto italki nel lontano 2018, circa poco prima dell'inizio della pandemia. Mi trovavo in Vietnam, dove stavo facendo volontariato come insegnante di inglese. Un po' per gioco, un po' perché avevo tanto tempo libero, ho deciso di provare a insegnare la mia lingua madre, provare a insegnare italiano, per vedere se sarebbe stato più facile o più difficile rispetto al insegnare inglese. Spoiler, è stato molto più difficile perché uno non ci pensa, ma un parlante nativo dà molto per scontato la propria lingua. Non pensa alla struttura della frase, alle regole grammaticali, non pensa al perché. Quando ti trovi dall'altra parte, capisci che devi spiegare il perché di certe regole grammaticali, devi spiegare perché c'è una irregolarità, perché il verbo viene declinato in un modo e non in un altro. Quindi all'inizio è stato molto difficile, anche un po' molto divertente, rendermi conto che dovevo trovare una spiegazione e dovevo essere in grado di dare questa spiegazione ad un'altra persona. Forse io ero anche avvantaggiata perché ho studiato al liceo classico, che in Italia è un liceo, una scuola superiore, dove vengono studiate maggiormente le materie umanistiche come italiano, la grammatica, storia, filosofia, il latino, il greco antico. Quindi ci concentriamo molto di più sulla grammatica rispetto forse ad altre persone. Però comunque è stata una sfida, è stato molto interessante e all'inizio devi anche essere forse un po' onesto. Quando uno studente mi faceva una domanda a cui non sapevo molto bene rispondere, ero onesta. Dicevo che avrei preferito prepararmi un po' meglio sull'argomento, preparare una spiegazione, anche degli esercizi, e avrei potuto spiegare questo argomento la volta successiva, la lezione successiva, insomma. Quindi insegnare su italki è sempre stata una sfida, ma è stato fantastico, soprattutto quando poi è iniziata la pandemia. italki era il mio unico collegamento con il mondo esterno, era l'unico modo per me di sapere esattamente cosa succedeva in un altro paese o di ascoltare storie molto interessanti dei miei studenti. Era davvero una fortuna avere italki durante la pandemia, anche perché mi ha aiutata a rimanere sana e a non impazzire. Vediamo come funziona un po' italki. Come ho detto, è una piattaforma online e gli studenti e gli insegnanti hanno un profilo su questa piattaforma. Gli studenti hanno un profilo molto semplice, puoi decidere di parlare di te oppure no, puoi mostrare, diciamo, le lingue che parli o che stai studiando, puoi avere anche una foto profilo, ma non è necessario. Invece gli insegnanti hanno un video dove si presentano e dove puoi ascoltarli parlare, che è molto importante perché come studente puoi già capire se capisci come parla questo insegnante, se ha la pronuncia che per te è più semplice o la pronuncia che stai cercando, e puoi anche avere un po' il senso di che tipo di persona è l'insegnante da questo video. Devi seguire un po' il tuo istinto, capire se ti troverai bene oppure no con questa persona. Poi c'è una descrizione dove l'insegnante può dire un po' quello che vuole, può esporre le sue certificazioni, per esempio, che cosa ha studiato, se ha una laurea o esperienza nell'insegnamento. Ci sono tutor e insegnanti con esperienza, certificazioni, lauree, che altro, o semplicemente un tutor, una persona appassionata di lingue, una persona che vuole provare, sta iniziando e magari si concentra più su conversazione che grammatica.
può presentare il tipo di lezioni che dà, quindi lezioni di grammatica, lezioni di conversazione o qualsiasi altra lezione, e i prezzi per queste. E infine c'è un calendario dove l'insegnante presenta le sue disponibilità, quindi se è disponibile il lunedì mattina o il mercoledì pomeriggio o venerdì sera, per esempio. E c'è anche una sezione con delle recensioni lasciate da studenti che hanno avuto lezioni con questo insegnante, quindi è molto molto utile perché puoi vedere direttamente come gli altri si sono trovati e se c'è qualche problema con un insegnante. Lo studente deve semplicemente scegliere un insegnante, vedere se sul calendario coincidono i tempi, le tempistiche, se c'è un giorno e un orario che va bene per entrambi e prenotare. È così semplice. Quindi questa richiesta di lezione viene trasmessa dallo studente all'insegnante, l'insegnante può accettare, a volte può anche rifiutare per qualsiasi ragione e la lezione è prenotata. Poi la lezione ha luogo su Skype, per esempio, su Zoom o direttamente sul sito di italki e alla fine della lezione lo studente deve solo confermare che la lezione ha avuto luogo e in questo modo i soldi vengono trasferiti dallo studente all'insegnante attraverso un portafogli virtuale che dal punto di vista dell'insegnante è molto molto importante perché non ci sono problemi, insomma. Lo studente non può far finta che la lezione non sia avvenuta e non dare i soldi, insomma. Ok, quindi lati positivi, è molto semplice per uno studente trovare un insegnante. È molto semplice per le due parti venire a contatto, trovarsi e parlare, prenotare una lezione e dal punto di vista sia dello studente che dell'insegnante è anche molto positivo il supporto che hai dal team di italki, quindi diciamo il servizio clienti, perché se c'è un problema, una disputa o qualcosa, italki ti aiuta a risolverla, ascolta entrambe le parti, trova una soluzione. Mi ricordo io avevo avuto un problema con uno studente che aveva cancellato una lezione all'ultimo minuto o non si era presentato per ben 3 volte. Io do sempre una seconda possibilità, ma 3 volte sono un po' tante, quindi alla fine ho deciso di non riprogrammare la lezione e non restituire i soldi perché mi aveva fatto perdere tanto tempo. Lo studente si era arrabbiato e aveva contattato italki per ricevere i soldi indietro e italki, dopo aver ascoltato entrambe le parti, ha deciso di dare ragione a me e non restituire i soldi allo studente perché mi aveva fatto perdere tempo. Quindi c'è anche questa questione di rispetto, bisogna rispettare entrambi e rispettare il tempo di entrambi. I lati negativi di italki, dal punto di vista dello studente forse non ci sono lati negativi. Io sono stata anche una studentessa su italki, ho avuto lezioni e non mi sembra di aver avuto mai problemi con italki, quindi non direi che ci sono lati negativi. Dal punto di vista dell'insegnante invece è la percentuale che italki tiene, che all'epoca era del 15% se non mi sbaglio e per me era un po' tanto. 15% per ogni lezione vuol dire che vengono trattenuti tanti soldi e questa è anche una ragione per cui ho smesso di insegnare su italki, perché io avevo i prezzi abbastanza bassi perché avevo appena iniziato e mi piaceva, lo facevo come passatempo insomma, e questo 15% trattenuto non mi permetteva assolutamente di vivere delle lezioni fatte su italki. Quindi consiglierei italki sì o no a studenti? Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché italki ti permette di fare lezioni come preferisci tu, sia lezioni di grammatica che di conversazione, ti permette di trovare l'insegnante giusto per te, perché sei tu stesso a scegliere l'insegnante. Quindi trovi davvero la persona con cui ti senti a tuo agio e questo è importantissimo quando impari una lingua e soprattutto perché ti permette di parlare direttamente con un insegnante e di fare lezioni di conversazione, che per me è la cosa numero 1 per imparare una lingua, il metodo numero 1. Ovviamente ogni insegnante ha il suo metodo e ogni studente
ha il suo metodo per imparare, non siamo tutti uguali. Però per me, numero uno è la conversazione o almeno una lezione attiva, e uno a uno è ancora più semplice. Consiglierei Italki a insegnanti per insegnare? Forse all'inizio sì, soprattutto se sei un principiante, per fare pratica, sì. Nel lungo andare penso che Italki forse non è la soluzione giusta per un insegnante che vuole farlo seriamente, perché appunto la percentuale trattenuta è un po' troppa e perché gli insegnanti su Italki stanno diventando veramente tantissimi, quindi c'è molta concorrenza. Il consiglio che io do a insegnanti è di farlo, provate, insegnate su Italki, è molto divertente, è una comunità fantastica, è una bella esperienza. E anche se siete spaventati all'inizio, non vi preoccupate, si prova, si sbaglia, si migliora, è anche quello il bello. E assolutamente, studenti, non abbiate paura, provate, buttatevi, perché lo studente ha tanta paura quanto l'insegnante, almeno se gli insegnanti sono come me, io sono sempre un po' in ansia, voglio dare il meglio, quindi ho sempre un po' paura, quindi gli studenti pensano di avere più paura degli insegnanti, ma non è vero, siamo tutti sulla stessa barca e ci dobbiamo aiutare a vicenda, quindi studenti, non siete timidi, prenotate lezioni su Italki perché vi aiuterà tantissimo a imparare una lingua. L'ultima cosa che dirò contro Italki è che non sono felice perché volevo ritornare sul mio profilo di Italki per rileggere tutte le recensioni che i miei vecchi studenti mi avevano lasciato, e invece Italki ha cancellato il mio profilo perché giustamente non ero mai più entrata su Italki e non insegno più su Italki, però non dovevano cancellare il mio profilo, potevano semplicemente metterlo offline così che io potessi rileggere le mie recensioni. Sono molto triste, quindi Italki ti tolgo una stella solo per questo. Bene, spero che il video sia stato utile, spero che vi abbia convinto a studiare con Italki o con un'altra piattaforma simile, o spero che vi abbia convinti a insegnare su Italki. Grazie per aver guardato questo video e alla prossima volta. Ciao!